Ciao ragazzi, se vi piacciono i miei video ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati. Ciao! Grande Nord, Scozia, John O'Groats, finalmente sono qui, sono giunto a destinazione, John O'Groats, lì dove la strada finisce, così come recita il cartello all'ingresso del villaggio. Ci sono poche persone a vivere qui e ovviamente è un paesino che si basa prettamente sul turismo. Si vanta di essere il punto più a nord della Gran Bretagna. In realtà questo primato spetta a Dunnet Head, poche miglia da qui, ma John O'Groats è dove la strada finisce. Infatti si può percorrere in automobile il tratto più lungo che va da qui fino a sud-ovest a Land's End. L'attrazione turistica principale è il cartello con il nome del posto e la distanza da alcuni punti della Gran Bretagna, come potete vedere, e anche di New York. Eccola. Land's End, come vi dicevo, la più lunga che si può percorrere nella Gran Bretagna. Questo paesino ha origini intorno al 1500. Il suo fondatore era un olandese, Jan de Groot, nome poi anglicizzato, ed era stato incaricato di gestire la tratta del traghetto che andava da qui alle Orcadi, che sono un po' più a nord. La cosa particolare è che siccome aveva una famiglia numerosa, quando costruì la propria casa, che potete vedere qui alle mie spalle, la costruì su pianta ottagonale, così come il tavolo interno, mi hanno spiegato, per far sì che nessuno dei suoi 8 figli si sentisse più importante dell'altro. Ad oggi la sua casa è stata trasformata in hotel e potete vedere alle mie spalle poi con l'aggiunta di edifici nuovi colorati. A 2 miglia da John O'Groats, il Tankersley Lighthouse, e qui si trova dall'inizio del 1900. Sto cercando di raggiungere la scogliera, potete vedere il percorso. Dovrebbero esserci anche dei faraglioni da vedere, ma onestamente io a stento riesco a vedere il percorso qui che devo fare. Come potete vedere il faro qui, e ci troviamo in questo punto dove ho letto le correnti marine sono tra le più veloci al mondo. Non è una discesa molto semplice, tutta erba ed è anche abbastanza ripida. Alle mie spalle, come cosa c'è? Mi spingo fino alle barriere, alla recinzione spinata, ma dei faraglioni niente, davvero bello. Come vi dicevo, dista 2 miglia da John O'Groats, quindi se siete in auto va bene, ci impiegate pochissimi minuti. Se siete a piedi ci vuole un po' più di tempo. Qui intorno a me, giusto per darvi un'idea, a momenti cascavo. Eccoli lì, finalmente li vedo, una vista bellissima. Credo che qui ci siano i nidi dei gabbiani sulla roccia, non so se si riesce a vedere. Ah, un'insenatura, guardate che bello, guardate qui, ecco, intravedo le cime, quindi credo che mi sto avvicinando finalmente e potete osservare insieme a me per la prima volta che è un panorama assolutamente spettacolare. Ragazzi, sto cercando di raggiungere il lato posteriore dei faraglioni. C'è una salita un po' più ripida del previsto. Consigli pratici: vestitevi comodi, scarpe ultra comode. Se riuscite antiscivolo è meglio perché c'è tutta erba qui. Ragazzi, ce l'ho fatta, ho raggiunto le spalle dei faraglioni e vi posso garantire che ne è valsa la pena. Eccoli qui.
consiglio pratico, imprevisto e inaspettato, per i più sensibili soprattutto, e credo ci sia una qualche particolare specie di moscerini aggressivi, per cui appena mi sono fermato per fare qualche foto, ma vengono addosso in un modo allucinante. Non sono fastidiosi al tatto perché si sentono, ma mordicchiano e lasciano delle piccole bolle. Ad ogni modo, informazioni pratiche e utili. Dal parcheggio al primo punto panoramico sono circa 5 minuti di passaggio, di cammino, e quindi non è tanto. Se però volete godervi la vista, come vi ho mostrato poco fa, alle spalle dei due faraglioni, dovete dal primo punto panoramico camminare per circa quasi 10 minuti. La natura mi vuole mettere alla prova. Un saluto, spero vi sia piaciuto ciò che vi ho mostrato, le informazioni annesse. Lasciatemi nei commenti i vostri pensieri, se ci siete già stati qui o se avete intenzione dopo questo video di venirci per visitare. Saluto, ciao!